Oggi prepariamo una paella mista con carne e frutti di mare. È una ricetta perfetta che preparo spesso quando abbiamo ospiti come piatto unico e tutti ne rimangono soddisfatti. Ma questa mia paella è un po' particolare, diciamo un po' che è una paella alla toscana con ingredienti locali che possiamo trovare in qualsiasi supermercato. È facile e buonissima. Vediamo insieme la ricetta della paella mista, passo passo, iniziando dagli ingredienti. Innanzitutto questa insalata di frutti di mare congelata, qui è ancora semicongelato, ho soltanto levato la glassatura, va benissimo, non c'è bisogno di altro. Due sovraccosci di pollo, una salsiccia che è la vera cifra toscana, serve per la parte grassa della paella, dei piselli surgelati, un peperone rosso, rosso perché il colore è importante nella paella, della paprika dolce, un dado per brodo di verdure e lo zafferano. Lo zafferano è un ingrediente pregiato, ma ne basta una quantità veramente piccolissima. E poi il riso. Servirebbe un riso bomba, ma è quasi introvabile qui in Italia, per cui ho utilizzato un normalissimo riso Carnaroli. E poi veniamo alla scelta della padella, che è importante. Se non hai una paelliera come questa, che è fatta apposta per la paella, devi scegliere tra le due padelle una che sia adatta ai tuoi fornelli, che possa andare in forno e che sia più larga possibile. Io ho scelto questa. Non è una meraviglia, ma è quella più adatta che ho e dobbiamo fare con quello che abbiamo in casa. Prima di iniziare la preparazione accendo il forno a 180 gradi. Ho messo un po' di olio d'oliva nella padella, ho acceso e l'ho scaldato e a questo punto ci posso aggiungere l'insalata di frutti di mare. È ancora congelata, dovrà cuocere soltanto pochi minuti. Dobbiamo evitare di cuocere troppo i frutti di mare perché altrimenti diventano gommosi. Mentre passano questi pochi minuti ci occupiamo delle sovraccosce di pollo, leviamo l'osso e le tagliamo in dei pezzettini di medie dimensioni. Ecco, così più o meno va bene. Quando i frutti di mare sono pronti, li levo dalla padella, levo anche l'eccesso di liquido di cottura e ci aggiungo senza pulire il fondo di cottura e le sovraccosce di pollo in pezzetti. Giro bene in maniera da assicurarsi che dorino su tutti i lati. Quando sono un po' dorate aggiungo anche la salsiccia, l'ho spellata e la spezzo direttamente con le mani all'interno della padella. Passiamo al peperone. Il peperone lo divido in falde e poi taglio le varie falde in quadratini più o meno di 2 cm di lato, più o meno in questa maniera. Aggiungiamo la paprika, a me piace abbastanza speziato per cui ne aggiungo abbastanza, ma se ne può mettere di più e si può usare anche la paprika forte. Mettiamo il peperone e poi mettiamo anche i piselli surgelati. Mescoliamo bene per amalgamare tutti gli ingredienti. È il momento di preparare lo zafferano. Ho messo un po' di acqua in una tazzina da caffè, ci verso dentro la polvere di zafferano e poi giro con un cucchiaino in maniera che lo zafferano si sciolga bene nell'acqua. Aggiungo il riso nella padella e giro e aspetto un pochino perché si deve un pochino tostare. Quando il riso si è tostato aggiungo anche lo zafferano e basta mescolare per assistere al miracolo del colore che si diffonde all'interno della padella. Prendo il brodo, ho preparato circa mezzo litro di brodo con il dado. Aggiungo circa 4 quinti del brodo preparato, il resto lo aggiungerò alla paella nel caso che debba asciugarsi troppo. Bene, a questo punto è il momento di passare dal fornello al forno, che ricordo abbiamo scaldato a 180 gradi. Quando mancano circa 5 minuti al tempo di cottura del riso, levo la paella dal forno e aggiungo i frutti di mare. In questa maniera i frutti di mare non si cuociono troppo, aggiungendoli soltanto all'ultimo. Passo anche il forno alla modalità grill e lo metto alla massima temperatura perché voglio che sulla paella si formi una crosticina. Quando è il momento, leviamo la paella dal forno. Eccola qua. È venuta bene, non è vero? Io non vedo l'ora di mangiarla. E tu che mi dici? Ti piace spaziare nella cucina degli altri paesi, vicini e lontani? Scrivilo nei commenti qua sotto. E se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale cliccando qui. Ciao e alla prossima!